Per la prima volta nella mia vita sto per provare una prepotatrice da vigneto. È un attrezzo che si monta davanti al trattore con dischi verticali che tagliano i tralci dei filari. Questa macchina ha un sacco di leve e comandi. Riuscirò a utilizzarla senza fare danni o finirò per rovinare il vigneto? Durante il periodo invernale uno dei lavori principali che bisogna fare all'interno dei vigneti è la potatura. Bisogna tirar via infatti tutti i tralci che sono cresciuti durante il periodo estivo della vite e lasciarne solamente 2. Però è un lavoro molto lungo e ci si impiega tanto tempo perché poi abbiamo diversi vigneti e quindi quest'anno per la prima volta proveremo a utilizzare una prepotatrice per aiutarci, diciamo, a fare questo lavoro in modo più veloce. Adesso andiamo a vederla all'opera e poi, se potrò, proverò a utilizzarla anch'io e vediamo insomma se me la cavo. E ovviamente non l'ho mai usata, questa sarebbe la prima volta in assoluto. È là in fondo, fra poco arriva e vi faccio vedere come lavora. Comunque in pratica passa nella parte superiore del vigneto e fa una prepotatura di tutti i tralci che ci sono sopra un certo livello, in modo che questo ci aiuti poi quando dobbiamo tirare giù tutti i tralci delle viti. E se sono tutti ingarbugliati si fa più fatica, insomma, perché bisognerebbe o tagliarli a mano oppure tirare più forte come fa mio fratello di solito. Eccola qua, adesso vi faccio vedere come funziona. Quelle sono 2 ruote che girano e che vanno adesso vicino al vigneto, guardate. Devo mantenermi a distanza perché fa partire i pezzi di legno che vengono giù dai tralci. Comunque credo che abbiate visto, in pratica taglia i tralci a una certa altezza e quindi questi poi sono più facili da tirar via perché non sono tutti ingarbugliati con i fili di ferro e con gli altri tralci tra di loro, insomma. Però qualcuno potrebbe pensare: ma va bene che vengano tagliati qua i tralci, non ci servono più lunghi? In realtà no, perché facciamo per ipotesi che questo è uno dei 2 tralci che viene mantenuto per l'anno prossimo. Basta solamente che sia lungo abbastanza per fargli fare l'arco e legarlo nella parte qui sotto, insomma, con la legatrice. Quindi in pratica questo lavoro dovrebbe permetterci di risparmiare un sacco di tempo per fare la potatura durante il periodo invernale. Adesso aspettiamo un po' di tempo e poi mi ha detto che mi farà fare un giro anche a me, quindi proverò a salire e a utilizzare quel macchinario super potente. Si riempie per bene, a che roba? È la prima volta che passi a pulirlo o eri già passato prima? No, vedi le montagnette lì. Ah, mamma mia, così tanti tralci. Ogni tanto, per evitare che si riempia il trattore di rami, deve tirarlo giù, se no si riempie e non vede più niente. Ah, pure pulirlo devi. Adesso mi fa vedere come funziona e poi proverò io. Ok ragazzi, adesso tocca a me. Siamo pronti a salire. Adesso mi farà un breve recap, anche se mi ha già spiegato prima come sono qua i comandi. Allora, questo è per aprire e chiudere. Poi, ma adesso funziona tipo se provo? Ah, ok. Devo tenere proprio premuto. Ok, perfetto. Questo per accenderlo. Ok. E come velocità lascio andare standard? Metti l'acceleratore manuale, sì, a 1400 giri circa. Ok. Quindi più o meno sarai a 520 della presa di forza. 520, ok. Qua basta che tiro su in pratica, basta. Sì, sì. Già adesso tipo? Sì, sì. Sì, sì, lascialo fisso costante. Vai, vai, vai. Basta? Okay. Boh. Ok, quindi questo è accensione e spegnimento. Sì, lascialo sempre acceso ovviamente. E beh, quando vado, a meno che non si rompa qualcosa, allora lo spengo, se no. E questo qua invece è destra o sinistra? No, scusa, alza, basso. E Qui va in su e giù. ah, su e giù, ok, proprio così, ok. Marcia usa la quarta. Ah sì, ok, quarta, sì, tira indietro. Questa qua avanti e quarta. Boh, ok, va bene, dai, perfetto. Ok ragazzi, prima prepotatura della mia vita, speriamo di riuscire a fare un bel lavoro. Allora abbiamo detto in quarta, mettiamo marcia avanti, accendiamo. Adesso devo stare attento che... Freno! Freno a mano di là. Ah, è di qua, scusa, ok. Adesso devo stare attento che in pratica quando mi avvicino al palo non è inserita la marcia. Ok, adesso è inserita.
Devo rallentare. Oh, attenzione! Potente! Guarda che roba! L'unica cosa è che devo stare super attento con la velocità, perché mi sembra veloce la marcia, in realtà no. Che bello che è, però super potente! Guardate quanto sto potando in poco tempo. Devo stare attento ai pali lì, soprattutto perché sennò faccio un casino. Ma guardate quanti tralci che arrivano verso il trattore, mamma mia. Qua tipo devo abbassarlo un attimo, secondo me. E allora facciamo così. No, l'ho abbassato un attimo, va bene? Sì. Cioè così come altezza, perché era troppo alto, ho visto. Allora l'ho fermato, ho aperto e dopo l'ho abbassato per non andare contro i fili di ferro. Sì, ma puoi farlo anche mentre vai, Ah, mentre va? Ah, ok. Non lo sapevo, allora ho detto vabbè, per sicurezza. L'importante è che i dischi siano sotto il filo di ferro in modo tale che... Ma infatti era andato sopra prima lì, a quello basso. Muovilo pure anche mentre vai, non c'è... Si può, ok. Sì. Quando arrivo in fondo vado a sinistra, mi dicevi? Sinistra, retromarcia e tempi. Entro da questo qua. Ok, va buono, grazie. Perfetto, potente. Che fortuna poter utilizzare questo mezzo comunque. Sono contento. Ringrazio molto Andrea che me lo permette. Mamma mia! Guardate che roba! Oh, lì ho quasi toccato il palo. Allora, la cosa più difficile è mantenere tipo la distanza corretta a destra e sinistra, cioè non diciamo entrare e uscire troppo dal filare, e però allo stesso momento ricordarsi di aprire e chiudere i due bracci rotanti. Urca! Qua ero andato troppo vicino al palo. Mamma mia, se si riempie di tralci, guardate che roba! Può semplificare notevolmente il lavoro manuale, in questo caso. È che sto per arrivare in fondo. Non so bene cosa può succedere se prendo il palo in acciaio lì. Spero che si rovini il palo, non il macchinario. Arrivano a un'alta velocità questi tralci contro il vetro del trattore. Infatti davanti gli hanno messo un telo per ripararlo. Ok, siamo quasi in fondo. Ok, mi ha detto di andare a sinistra. Ok, perfetto. Comunque guardate che bel trattorino. Questo qua sì che è bello. In più c'è pure la radio qua che ho dovuto spegnere, però per motivi di copyright, perché sennò mi bloccavano il video poi, anche se la prima parte non la prendo. Ok. Oh, mamma mia, c'è stato un inizio un po' incerto. Però dai, credo che un po' come tutti quanti gli attrezzi che utilizzi per la prima volta, bisognerebbe passarci un po' di tempo prima di controllarli correttamente. Non so da quanti anni esiste questa tecnologia di prepotatura, ma la trovo molto interessante. Noi è il primo anno che gli chiediamo di venire a fare questo lavoro perché mio padre non voleva assolutamente prepotare, poi siamo riusciti a convincerlo, insomma. Sa che adesso però sono un po' troppo basso. Devo alzarmi un po', ok. Una cosa che mi chiedo è come non facciano a rompersi i fili di ferro. Secondo me quei dischi che ha l'attrezzo sono fatti apposta in modo che anche se tocca il filo di ferro, invece che romperlo lo fa scivolare e quindi evita le rotture. Un esperimento potrebbe essere quello di provare a testare quanto tempo, diciamo, si risparmia a potare le viti avendo fatto questo lavoro oppure senza essere passati. Qua vedo che c'è il filo di ferro che sta scuotendo un po' troppo. Non capisco se sto sbagliando qualcosa oppure è normale che sia così. Dai che sono quasi in fondo. C'è Andrea che mi sta pure aiutando a fare il video, grande! Devo stare concentrato, però io non posso guardare la videocamera perché altrimenti rischio di uscire dal filare. Mamma mia, lì ero un po' messo male. Io per evitare di fare problemi lo terrei sempre aperto perché... Per semplificare la cosa dovrebbero mettere tipo una videocamera lì dove ci sono proprio i bracci che riconosce quando si arriva vicino al palo e si apre in automatico.
si apre qua. Com'è andata? Benissimo. Allora la cosa difficile è stare proprio nella posizione perfetta per passare all'interno del filare con i due bracci, però allo stesso momento ti devi ricordare di aprirli e chiuderli quando passi vicino al palo, quindi questa era stata la cosa un po' più complicata da fare. Però credo che sia tutta questione di abitudine, alla fine dopo un po' di tempo ci si prende la mano e si riesce a farlo meglio, insomma. E invece dal tuo punto di vista come è andato? Hai fatto un ottimo lavoro. No, non vale, devi essere sincero. Sei partito un po' alto, poi l'hai messo la posizione giusta. Bene. Ho visto che ogni tanto toccavi il palo, ma non è un problema. Bene, È andato troppo bene. Grazie mille ad Andrea che me l'ha fatta provare. Devo dire che è stata un'esperienza molto interessante da fare. Adesso però io smetto, anche perché andavo una marcia un po' più lenta rispetto a quelle che utilizza lui normalmente. Lui prosegue con il vigneto davanti all'agriturismo, che è anche l'ultimo dove abbiamo i filari. Poi quest'anno vedremo insomma se sarà una cosa più veloce o meno rispetto agli anni scorsi. Qui in fondo vi lascio il video di quando sono andato a sistemare il terreno per preparare la semina del frumento e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!